La puntata di oggi è dedicata a Chris, una donna che mi segue su questo canale e che mi ha espressamente chiesto di trattare il tema del comportamento passivo-aggressivo. Spero di essere esaudiente, nonostante l'argomento sia davvero enorme e ricco di sfumature. Iniziamo col dire che, grosso modo, gli anni 50, periodo in cui fu individuato, agli anni 90 del secolo scorso, il comportamento passivo-aggressivo era considerato patologico, ovvero catalogato tra i disturbi della personalità. Grazie ai successivi studi si giunse alla conclusione che l'aggressività passiva non dovrebbe rientrare sempre nello spettro dei disturbi patologici, ma esclusivamente nei casi in cui questi comportamenti fossero reiterati e invalidassero non solo le relazioni, ma anche la dimensione emotiva del soggetto. Il primo punto, quindi, è che tutti noi a volte e a seconda delle circostanze possiamo agire atteggiamenti passivo-aggressivi, inconsapevolmente, ma solamente chi li utilizza come strategia di coping abituale in quasi tutte le relazioni può essere considerato un soggetto che soffre di un disturbo della personalità, per il quale sarebbe il caso di farsi aiutare da uno psicoterapeuta. Tenendo conto delle sue possibili sfaccettature invalidanti, quindi devo precisare che un coach come me commette un azzardo addentrandosi in una tematica del genere che potrebbe essere trattata con un taglio accademico solamente da chi è laureato in psicologia. Ma spero di darti qualche suggerimento per riconoscere questo tipo di atteggiamento, sia quando sei tu a metterlo in pratica, sia quando è una persona con cui ti relazioni per prendere le dovute precauzioni. In linea generale, il soggetto passivo-aggressivo tende a sabotare la relazione in maniera indiretta e c'è da riconoscere che il suo non è un progetto consapevole e deliberato per rovinarla, ma è una sorta di meccanismo di difesa che lo sequestra e lo fa agire in maniera manipolatoria. Ciò nonostante, i suoi atteggiamenti suscitano spesso negli altri sentimenti negativi e contrastanti perché sono caratterizzati appunto da una mancanza di chiarezza. Tendono a spiazzare, dicono ma non dicono, gettano il sasso e nascondono la mano. In secondo luogo, gli studi sono concordi nell'individuare dietro le quinte di questo atteggiamento dei sentimenti di rabbia, che però rimangono sommersi e non vengono mai espressi apertamente. Ad esempio, uno degli atteggiamenti più tipici è quello di accettare verbalmente una richiesta specifica, dimostrarsi allineati e collaborativi a parole, ma nei fatti non eseguire o non portare a termine il compito. È una sfumatura sulla quale gli esempi si sprecano. Il collega a cui chiedi una certa documentazione importante ti guarda serafico promettendoti che te la farà avere al più presto, ma poi non te la consegna per giorni e ti obbliga a riformulare la richiesta, davanti alla quale di nuovo ti dice te la porto subito, per poi dileguarsi e procrastinare ancora. Il partner o il figlio a cui chiedi la cortesia di andare al supermercato per acquistare qualcosa che serve per la cena e ti dice tra un attimo vado, ma si perde a fare qualcosa che spesso sarebbe rimandabile senza problemi, per poi rendersi conto che il supermercato ha chiuso i battenti e quell'ingrediente rimane sullo scaffale. Chiedi a tuo figlio di mettere a posto la sua stanza, che sembra una favela brasiliana, e lui ti dice tra poco lo faccio, poi esce di soppiatto e lascia tutto com'è. Davanti ad atteggiamenti come questi, ovviamente, ci innervosiamo e in alcuni casi esprimiamo il nostro disappunto per andare incontro a un'altra modalità tipicamente passivo-aggressiva, ovvero la minimizzazione dei fatti, tramite frasi come ma datti una calmata, non mi sembra il caso di prendersela così», oppure un chiaro travisamento della richiesta che suona più o meno così «non hai specificato che dovevo farlo subito». In entrambe queste sfumature si innesca un ribaltamento delle responsabilità, per cui il passivo-aggressivo si percepisce come una vittima e chi ha fatto la richiesta diventa l'aggressore. Se in più in quest'ultimo c'è una predisposizione al senso di colpa, il gioco è fatto. Un'altra modalità chiaramente passivo-aggressiva è quella di portare a termine un compito in maniera incompleta, superficiale e spesso inaccurata.
Questo atteggiamento avviene quando il passivo-aggressivo non può procrastinare senza andare apertamente nel torto. Quindi esegue il compito, ma in modo approssimativo. E alle rimostranze di chi gli fa notare le sue carenze risponde accusandolo di essere troppo perfezionista, troppo rigido. Anche in questo caso assistiamo a un tentativo di girare la frittata. La colpa ricade su chi ha fatto la richiesta, mentre il passivo-aggressivo, che ha lavorato male, si salva la coscienza. Il passivo-aggressivo in generale ha difficoltà a comunicare i suoi sentimenti reali, quindi tende a scansare gli argomenti scomodi che potrebbero farlo arrabbiare, passando poi nel torto, cosa che vuole evitare con tutte le sue forze. E spesso quando è contrariato si limita a dire «ok, nessun problema» o «va bene così», salvo poi far pagare una sanzione all'interlocutore con le sue solite modalità indirette, volte sempre a instillare nell'altro un senso di colpa. I silenzi punitivi sono un classico esempio di questa dinamica. Verbalmente dichiaro di non essere arrabbiato con te, ma ti tolgo la parola per un po'. E quando mi chiedi che cosa c'è che non va, ti rispondo che è tutto ok, o addirittura ti attacco perché me lo chiedi, accusandoti di essere ossessivo. Un'altra tipica strategia passivo-aggressiva è quella dell'omissione, che soprattutto in ambito lavorativo si traduce nella mancata condivisione di informazioni importanti con i colleghi, per coglierli in fallo e davanti al problema dichiarare «ero convinto che ne fossi al corrente». Questa è una vera e propria trappola subdola che tende a mettere i bastoni tra le ruote all'interlocutore per farlo cadere, per danneggiare la sua immagine agli occhi del capo dei colleghi e godersi lo scenario con la coscienza linda. L'essere indiretto è quindi la base su cui si fondano quasi tutte le modalità del passivo-aggressivo ed ha la sua massima espressione quando diventa sarcastico, ironico e umiliante verso qualcuno per poi dire «stavo solo scherzando», come sei permaloso, nel momento in cui l'interlocutore si offende. E ancora, le tipiche frasi che appaiono come un complimento e quindi sono inattaccabili, ma portano con sé una sfumatura critica, spesso velenosa. Sono portate presenti nel menù del passivo-aggressivo. Sei stato molto bravo nella tua esposizione in riunione, anche se hai solo la terza media. Oppure sei bella, anche con quei chili di troppo. In questi casi, se l'interlocutore si offende e chiede spiegazioni, la strategia di rimando torna a essere «come sei permaloso». Il passivo-aggressivo gode quando riesce a far andare fuori dai gangheri il suo interlocutore, poiché mantiene una calma apparente che gli permette di fingersi stupito davanti alla rabbia dell'altro, accusandolo di reagire in maniera esagerata. Spesso, ancora in ambito lavorativo, si dimostra eccessivamente disponibile ad aiutare un collega, offrendosi di farlo senza che gli venga chiesto nulla, ma poi non aiuta nessuno, accampando la scusa di essere troppo impegnato. Potremmo continuare con altri infiniti esempi di atteggiamenti passivo-aggressivi, ma credo che tu abbia capito qual è la componente primaria, la matrice su cui si muovono, ovvero l'essere indiretti attaccando, ma protetti da una coltre di difese che portano l'altro a vivere il paralizzante doppio legame. Se ti attacco mi farai sentire in colpa per averlo fatto. Se non dico nulla faccio il tuo gioco e legittimo il tuo comportamento. Secondo la letteratura su questo fenomeno, sembrerebbe che l'innesco più frequente di queste modalità avvenga in un'infanzia contraddistinta dall'evitamento della rabbia, intesa dai genitori o dai mentori come un'emozione negativa, da nascondere sempre perché socialmente inaccettabile. Il soggetto quindi, non potendolo esprimere né reprimere del tutto, si abitua a darle sfogo tramite modalità subdole, indirette e inattaccabili. Alla fine il gioco, come ho accennato, è quello del ribaltamento dei ruoli, per cui la vera vittima diventa il carnefice e viceversa. Vittimismo, senso di vendetta e ripicca, aggressività subdola, trappole sparse sul cammino dell'altro portano spesso il passivo-aggressivo a sentirsi molto potente in virtù della sua capacità di pilotare le emozioni degli altri ottenendo ciò che vuole. Questo senso di potenza però in genere ha vita breve, poiché gli altri prima o poi eviteranno il passivo-aggressivo proprio a causa della confusione emotiva che genera, della sua ambivalenza nell'affrontare le relazioni.
Il consiglio più comune che gli psicologi danno per gestire il passivo aggressivo è quello di evitare di affrontarlo nel momento in cui esprime questi atteggiamenti, poiché sarebbe una partita persa contro un vero professionista della manipolazione che si trasforma in un muro di gomma. Utile invece è considerare i suoi atteggiamenti in maniera distaccata, senza prenderli sul personale, e parlargli in un secondo momento, mantenendo la calma, ma esprimendo chiaramente come i suoi atteggiamenti ci fanno sentire, senza accusarlo direttamente, poiché in questo caso lui gira la frittata, come uno chef stellato. Anziché usare il pronome personale tu ed elencare le sue inefficienze, è molto meglio usare il pronome io ed elencare come ci sentiamo noi di fronte ai suoi atteggiamenti. Anziché dire tu sei, tu hai fatto, tu non hai fatto, è molto meglio dire quando hai fatto o non hai fatto quella cosa, io mi sono sentito in questo modo. Non c'è alcuna certezza che funzioni sempre questa strategia, ma con certi soggetti passivo-aggressivi particolarmente sensibili e con un mindset di miglioramento può dare buoni risultati, dal momento che responsabilizza meglio di qualsiasi critica aperta. Con tutti gli altri, quelli che vivono l'atteggiamento come un vero e proprio disturbo della personalità, anche questa strategia si rivela vana, perché si verrà accusati di essere permalosi. Ci rivediamo sabato prossimo. Buon cammino da Sergio Massi.